Come va ragazzi? Ha una spinta questo motore, è davvero incredibile. 5 cilindri si sentono innanzitutto come timbrica perché ha un suono, il motore Anche per l'Audi TT di terza generazione è arrivato finalmente il momento di entrare in concessionaria con la sigla RS. Questo significa che sotto a questo cofano pulsa il nuovo propulsore 5 cilindri 2005 TFSI da 400 cavalli e 480 Nm di coppia massima. Motore molto diverso rispetto al precedente perché pesa 26 kg in meno e ha 60 cavalli di potenza in più. Ovviamente la base è simile ed è accoppiato come al solito alla trazione integrale 4 che prevede una frizione a lamelle controllata attivamente dall'elettronica e un cambio di DSG a 7 rapporti che cambia le marce come una fucilata ed è stato programmato per rendere al meglio con questa vettura. Per quanto riguarda le prestazioni parliamo di uno 0 a 100 in 3 secondi e 7, 3 secondi e 9 invece per la versione cabrio che vedete qui al mio fianco, mentre per quanto riguarda la velocità massima per entrambe le versioni sono 250 km/h in versione autolimitata, mentre con lo sblocco che è acquistabile in via opzionale ovviamente si arriva a 280 km/h. Molte le novità da un punto di vista estetico, ovviamente il corpo vettura rimane quello di sempre, ma rispetto alla versione S c'è ad esempio un nuovo baffo inferiore che va a riprendere un po' l'esperienza accumulata con l'Audi TT Cup, con questo baffo ad ala che va a prolungarsi nella zona laterale con il radiatore dell'intercooler. Abbiamo calandra, nido d'ape e il radiatore anche nella zona inferiore, bellissima la sigla 4 qui sotto, nido d'ape anche nella zona superiore, poi calandra con single frame con finitura opacizzata. Lunga 4,19 m, la nuova TT RS, larga 1,83 m ed è alta 1,34 m, calza ruote da 19 pollici di serie, ma ci sono anche i 20 opzionali. In questo caso siamo gommati 20 pollici 255/30 sia davanti che dietro. Quello che mi piace farvi notare è la pinza a 6 pistoncini con logo TTRS, i freni carboceramici li vedete da 380 mm. Ci sono anche i freni normali, li vedete su questa versione Roadster, sempre con pinza in questo caso a 4 pistoncini ma disco in acciaio con montaggio flottante che ricorda un po' quello della RCZ. È stato introdotto, la prima volta che l'ho vista su una vettura di serie è stata con la Peugeot RCZ, ma poi sta arrivando un po' in tutte le vetture. La versione cabrio si apre e si chiude con la capotta di tela in una decina di secondi, pesa 1530 kg, mentre la versione coupé che vedete qui pesa 1440 kg. Una delle forze della TT, a parte i nuovi fari OLED che vediamo nella zona posteriore, guardate che belli che sono con questa nuova finitura con il logo TT al suo interno. La zona posteriore propone questo estrattore d'aria con il doppio scarico, ma quello che è bello della TT è che sotto questo alettone c'è un bagagliaio davvero incredibile. Andiamo ad aprirlo. Ci sono 305 litri disponibili nel momento in cui non andiamo ad abbattere gli schienali posteriori. Quando andiamo ad abbatterli, vi faccio vedere, il litraggio arriva fino a 700. Io ci sono andato fino a Le Mans con questa vettura carica con il fotografo nel 2015, vi assicuro che questa ha una capienza davvera station wagon. Andiamo a chiudere, andiamo a vedere come si sta seduti dentro. L'abitacolo riprende molto nella struttura generale quello della normale TT, è stata un po' una pietra miliare nella evoluzione degli interni di Audi. Battitacco TTRS, il tappetino anche quello con logo RS, il sedile sportivo bellissimo con le sponde laterali molto pronunciate e la finitura con cucitura rossa su pelle nera, davvero molto aggressiva. Il rosso è un colore che viene ripreso molto all'interno di questo abitacolo. Vado ad accendere il motore attraverso l'apposito tasto perché fuori fa molto caldo. Allora, per quanto riguarda gli interni, devo dire che mi piace tantissimo l'MMI da 12,3 pollici. Guardate il circuito di Jarama dove adesso gireremo, davvero bellissimo nella impostazione. Ormai l'MMI ve l'abbiamo già fatto vedere tantissime volte sulle vetture Audi, è davvero un punto di riferimento per quanto riguarda i sistemi di navigazione satellitare, ma soprattutto i sistemi multimediali all'interno delle auto di nuova generazione. Le bocchette sono sicuramente uno degli elementi più belli di questa vettura perché i comandi del clima sono integrati all'interno delle bocchette stesse. Rispetto alla TTS c'è questa nuova finitura che è solitamente in alluminio o in altri materiali, ma in questo caso è rossa appunto, e va a riprendere
quanto fatto sulle cornici, anche sulle maniglie delle porte. L'abitacolo, come vedete, è molto pulito. La zona superiore, la zona centrale, non ha il display del navigatore, perché anche dalla zona del passeggero, lo vedete, si vede benissimo e si riesce anche ad interagire attraverso i comandi della radio. Chi è seduto a destra, il comando della radio posto a destra. Quindi da questo punto di vista la TT è una vettura davvero molto versatile. Leva del cambio ovviamente al centro, e poi c'è l'MMI che viene pilotato con il solito sistema touch, e anche con la rotella che va a zoomare o comunque a dare le varie indicazioni al sistema multimediale. Nella zona posteriore vi ho fatto vedere adesso, prima ho battuto i sedili, ma come vedete non c'è tantissimo spazio, a meno che non tirate molto avanti il sedile posteriore. Dietro, volendo, ci si può anche stare in 4, ma si viaggia davvero molto stretti. Diciamo che un 2+2 con i due davanti sicuramente molto più privilegiati. Vi faccio vedere, prima di scendere in pista, il volante con finitura in alcantara e pelle, sempre con cucitura a contrasto, molto bello. Le leve al volante sono ovviamente più a destra, meno a sinistra. Il click che fa il sistema non è bellissimo, potevano sprecarsi un pochino di più, visto e considerato che, come al solito, la rotella centrale fa un suono davvero interessante. C'è il tastino magico per attivare l'Engine Sound Sport, ma poi lo sentiremo magari in pista come suona. Vi faccio per un attimo vedere come è fatto anche il propulsore, perché ne vale sicuramente la pena. Andiamo ad aprire il bagagliaio. Il propulsore è un 5 cilindri montato trasversalmente, quindi a differenza dei motori longitudinali che sono montati in verticale, è montato orizzontalmente. Ve la faccio molto banale. Il cambio ovviamente è montato lateralmente, 5 cilindri, è una disposizione sicuramente molto originale per un motore plurifrazionato, e poi sicuramente l'installazione è molto bella con questa calotta con la fibra di carbonio e sigla RS, e la finitura rossa che va a riprendere un pochino quanto fatto internamente. Ma ora di scendere in pista, andiamo sul circuito di Jarama e vediamo come va. Andiamo. Scendiamo in pista, circuito Jarama, massima accelerazione. Il cambio in questo momento sta cambiando le marce autonomamente. È una pista davvero bellissima. Qui Lauda e Ante si sono giocati diversi mondiali, ed è una pista su cui correva la Formula 1 negli anni 70-80. Davvero una pista incredibile, ha dei saliscendi pazzeschi, ed è un gusto guidare la nuova Audi TT RS qua dentro. Come va, ragazzi? Ha una spinta questo motore davvero incredibile. 5 cilindri si sentono innanzitutto come timbrica, perché ha un suono, il motore davvero eccezionale. Andiamo fuori da questa curva, andiamo a riprendere, davvero va fortissimo. E anche la trazione integrale, devo dire che fa il suo dovere per dare il massimo della performance. Questa è una curvettina in salita, andiamo a prenderla un po' bene. Bellissima. Ok, allora i 400 cavalli si sentono tutti, hanno un livello di performance sicuramente più elevato rispetto a quello della TTS. È una macchina che ha una performance decisamente superiore, è una piccola belva setata di sangue, è una macchina su cui non scenderei mai, perché ci si diverte davvero tantissimo in pista. La trazione integrale fa molto bene il suo mestiere, perché fuori dalle curve, è vero, spinge subito un pochino con la trazione anteriore, si sente che è un filinino sottosterzante in uscita di curva, ma poi attenzione, perché inizia a spingere anche dietro e si ha davvero una prestazione incredibile. Anche adesso è partita a spingere più davanti e poi è passata dietro. I freni di carboceramici lavorano davvero molto bene, hanno un bel mordente e soprattutto sono ben assistiti da una pompa in grado di assicurare tutto il potere frenante che serve, e si riesce a sfruttare molto bene la performance di questi freni. Come cammina sta macchina, ragazzi, bellissima. Devo dire che rispetto alla TT standard c'è un abisso come prestazione. Questo 5 cilindri da un lato va molto più forte, perché appunto è in grado di assicurare molta più potenza, ci sono 90 cavalli in più, ma soprattutto c'è tanta coppia. Ma quello che mi piace tantissimo di questo motore è davvero il suono di questo 5 cilindri. Fa questo rumore molto quasi scomposto, un motore che ha un suono
con grande personalità. Anche da fuori vi assicuro che i tecnici Audi Sport sono riusciti a fare davvero un lavoro eccezionale. È una macchina che ha una sua personalità, una sua timbrica, e che è davvero una grande soddisfazione da guidare. Tra le curve la vettura si dimostra, devo dire, molto più agile di quello che pensavo, soprattutto in ingresso di curva me la ricordavo molto più incollata come retrotreno, invece questa RS ti dà da fare. Se volete entrare forte in curva te lo permette di fare, perché il retrotreno tende leggermente ad allargare. Questo appunto permette in curve, ad esempio come queste, di arrivare a puntare più precisamente alla corda ed arrivare molto più facilmente ad accelerare prima, mettere prima il piede sul gas. Anche in questo caso vedete la trazione anteriore spinge fuori verso l'esterno, ma poi il posteriore inizia a spingere e si ha una performance davvero eccezionale. I 400 cavalli sicuramente spingono molto bene e permettono a questa TTRS di assicurare tutto il divertimento che è proprio che dovrebbe essere proprio di una vettura come questa. Forse l'unica cosa che devo dire si sente un po' è che pesa 1440 kg, quindi si porta a spasso sicuramente un peso più impegnativo rispetto a quello di una TTS, ma come assetto e come livello di performance direi che siamo su un livello nettamente superiore. Mentre la TTS diciamo che è una sportiva per tutti i giorni, questa invece è una vera auto da corsa, in grado di assicurare anche un ottimo livello di performance e di comfort nella guida di tutti i giorni. Siamo ritornati sani e salvi ai box di Jarama con la nostra TTRS Coupé. Alle mie spalle una bella versione cabrio, una vettura che mi è piaciuta moltissimo da guidare, ha un sound davvero incredibile, 5 cilindri, si distingue come sempre, molto più bella da guidare della TTS, soprattutto molto più veloce ad arrivare alla corda, e soprattutto ha un impianto frenante, soprattutto quello carboceramico, che è davvero impressionante per quantità e qualità di frenata. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!